Con questa 14ª lezione metteremo le basi per un'ottimale costruzione del giro visite. Il giro visite è l'insieme dei clienti che vogliamo visitare in ogni giorno, in ogni mese, in ogni canvas, trimestre, quadrimestre e all'interno di tutto l'anno, considerando chiaramente fatturato storico, potenzialità di crescita, il target che ci siamo dati e considerando chiaramente anche il numero di visite che abbiamo allocato per ciascun cliente, più o meno la durata che vogliamo che duri una visita per tipologie di clienti diverse. Capisci bene che tutto questo non è assolutamente semplice, non solo perché è già complesso di per sé, ma perché poi ovviamente nella quotidianità o nell'area in cui tu operi specificatamente, può essere una città, può essere una zona dove c'è il mare, insomma, e in funzione anche del portafoglio prodotti o servizi che proponi, ci possono essere n ulteriori variabili che vanno a incidere sulla costruzione più efficace del tuo giro visite. E la costruzione efficace ed efficiente, permetterei di aggiungere, è una cosa importante non solo perché ti consente di tirare fuori il massimo del fatturato dai tuoi clienti, ma anche perché ti consente di ridurre i costi. Girare costa, come sai bene, e quando riusciamo a identificare qual è l'insieme di clienti da visitare ogni giorno che minimizzino le distanze, che minimizzino i costi appunto per raggiungere questi clienti, non solo stiamo operando sulla nostra efficacia, ma stiamo operando anche in termini di efficienza, ovvero il costo che abbiamo nel raggiungere i nostri clienti. Passando alle slide che ho preparato anche oggi per te, sono diverse, le scorriamo velocemente per capire un pochettino quali sono i principi, no, che stiamo dicendo e come operano. Beh, il primo aspetto è il tempo. L'anno è diviso in canvas, no, che hanno molto spesso priorità diverse, no? Non sono solamente le stagioni per i prodotti stagionali a scandire le priorità delle diverse parti del portafoglio prodotti, ma sono anche tutto un insieme di obiettivi e di strategie che l'azienda stessa si dà e che quindi fanno cambiare periodo per periodo le varie priorità che noi dobbiamo portare ai nostri clienti. Come capisci, tutto questo impatta in maniera assolutamente non banale su quella che è la nostra pianificazione. L'altro aspetto è che oltre al fatturato abbiamo diverse altre attività da conciliare spesso, no? Per conto dell'azienda. Se vendiamo prodotti fisici, sempre più spesso le aziende ci chiedono di curare un po' la presentazione del prodotto sul punto vendita, no? Quello che si chiama il category banalmente. Spesso le aziende ci chiedono sempre di più di fare un po' di formazione ai nostri clienti, ai collaboratori, no? Che poi sono a contatto con il pubblico. Tutto questo lo approfondiremo in un'opportuna sessione, ma è un aspetto anche importante. Quindi, come vedi, oltre a fatturato, copertura, numero di clienti attivi e a giostrare le priorità sui diversi periodi dell'anno, su diverse tipologie di clienti, ci sono tutta una serie di altre attività che siamo chiamati a svolgere e queste nell'arco dell'anno possono avere un impatto diverso, come vedremo nella prossima slide. Quindi poi ciascun cliente ha anche priorità diverse nei diversi canvas, quindi la complessità si moltiplica perché se abbiamo detto che su clienti a grandissima priorità ci saranno più cose da fare, più prodotti da presentare, più attività da svolgere e tutto questo cambierà anche di mese in mese, no? In funzione di quello che è le priorità dello specifico canvas. Quindi in questa slide, in questo grafico, cerco di rimetterti, semplificando chiaramente, per ciascun mese dell'anno, quali potrebbero essere, per esempio, i 4 obiettivi principali: fatturato, copertura, cross-selling, quindi vendita di prodotti abbinati, no? Vendita di altri prodotti in aggiunta a quelli che storicamente costituiscono il nostro aprilistino, no? Come vengono detti
i prodotti più importanti, e poi con detailing invece si intende proprio la formazione che spesso siamo chiamati a fare sui nostri clienti. Chiaramente in questo grafico per ciascun mese hai rappresentate l'importanza all'interno di un settore come quello farmaceutico, ad esempio. Quindi nel tuo settore potrebbero esserci delle barre di rilevanza di ciascuna attività in ogni mese che potrebbero essere diverse, ok? Però ecco, ritengo sia importante che riflettiamo insieme su come in ciascun mese le diverse priorità che l'azienda ci assegna nel nostro lavoro possono cambiare. Queste priorità cambiano anche da cliente a cliente e da mese a mese, come dicevamo, e di conseguenza rendono, no, tutto quello che è l'organizzazione del giro visite un qualcosa di molto complesso. Ecco, io con la barra rossa ho individuato qui l'andamento della rilevanza del fatturato in ciascun mese, no? Che vedi nel settore farmaceutico più o meno evolve in questa maniera. Con la seconda barra la rilevanza della copertura, come varia per ciascun mese, e poi via via il cross-selling e il detailing, come di conseguenza cambiano anch'essi il peso, quindi l'importanza che in ciascun mese dovremmo dare a questi altri esempi di priorità che l'azienda ci assegna, il tutto configurando per ciascun mese una rilevanza di questi 4 differenti obiettivi che è diversa, rilevanza che poi sarà anche diversa un pochino da cliente a cliente in funzione di quello che sarà la rilevanza del cliente stesso. Venendo agli elementi da considerare, quindi ecco, prima di tutto abbiamo il portafoglio prodotti, no? Ci sono prodotti da spinta, prodotti da copertura, quali altri servizi, questo un pochettino l'abbiamo già detto, che nel corso dell'anno, dei differenti mesi dell'anno, queste differenti priorità del portafoglio prodotti e del portafoglio servizi che l'azienda ci propone di sviluppare sui nostri clienti si configurano in maniera diversa nel corso dell'anno. Come accennavamo anche prima, poi si possono fare delle valutazioni diverse se la nostra zona di vendita è una grossa città metropolitana, una zona rurale, ovvero è una zona che si trova sulla costa, e di conseguenza i differenti mesi dell'anno porteranno chiaramente dei picchi di stagionalità e di opportunità da cogliere per noi e per i nostri clienti. Quindi la tua zona poi dovrà considerare, il tuo giro visite dovrà considerare tutte le peculiarità della tua zona, e questo ti porterà alla costruzione di un giro visite veramente efficace ed efficiente. Quindi, come abbiamo anche già detto in questo caso, i clienti hanno esigenze diverse e attenzione appunto a non dedicare il nostro tempo in funzione ai clienti che ci stanno più simpatici, no? Perché la simpatia non potrebbe non rappresentare fedelmente quelle che sono le reali potenzialità di ogni cliente. Quindi ottimizzare i costi significa sicuramente, come accennavamo brevemente prima, ridurre, no, le distanze tra i clienti, anche per investire la maggior parte del tempo della nostra giornata a parlare con i clienti e non a spostarci da un cliente all'altro. Per fare tutto questo l'uso del telefono è assolutamente importante. Il telefono nella vendita B2B è uno strumento che aiuta tantissimo a efficientare i costi, e questo non perché possiamo svolgere la nostra attività di vendita al telefono, ma per uso efficace ed efficiente del telefono intendo la capacità di, e questo dipende un po' anche dalle nostre capacità auditive, no? E quindi dalla capacità di riuscire a essere brillanti, trascinanti, simpatici, anche telefonicamente senza il supporto del non verbale, no? Come ormai sappiamo. E quindi l'uso del telefono diventa importante per organizzare i nostri appuntamenti,
convincere i clienti più restii a darci un appuntamento, a fissarci in un magari determinato giorno il nostro passaggio, perché quel giorno abbiamo già pianificato un passaggio in zona e quindi ci farebbe molto comodo riuscire a inserire anche quel nuovo cliente da visitare in quel determinato giorno. Quindi capisci che l'uso del telefono per pianificare gli appuntamenti, salutare i clienti e ricordargli che se non immediatamente, ma la prossima settimana o tra 15 giorni ci piacerebbe passare per illustrargli delle nuove priorità, delle nuove opportunità che la nostra azienda ci ha messo a disposizione, è un uso del telefono che efficienta tantissimo i costi e ci consente anche di essere più efficaci, perché sempre più spesso i clienti ci chiedono l'appuntamento e recepire questa loro esigenza non solo ci consente di essere professionali al punto giusto, no, da recepire una loro chiara richiesta, ma ci consente anche di andare più a colpo sicuro e di conseguenza di fare anche efficacia, risultato, oltre che efficienza, cioè riduzione dei costi. Oltre all'uso proficuo del telefono ci sono poi quello che dicevamo già prima, raggruppamento geografico un pochettino dei clienti. Come vedremo poi nella prossima lezione, i clienti più importanti dovrebbero essere visitati sempre per primi. E questa è una regola basilare, sia all'interno della giornata e sia soprattutto all'interno del canvas, no? Quando parte un nuovo giro visite e si ricomincia da capo a visitare i clienti, è importante visitare per primi i clienti più importanti, perché sono i clienti che ci fanno più fatturato e se ci passiamo prima della concorrenza il vantaggio che ne abbiamo è enorme. Viceversa, lasciare in fondo i clienti più importanti veramente non è una buona idea. Ora, detto questo, è chiaro che ci sono anche delle distanze geografiche che un pochettino vanno razionalizzate e da questo dipende la nostra opportunità di efficientare i costi. Quindi capisci bene che mettere assieme le due cose, cioè visitare per primi i clienti più importanti e cercare di visitare tutti i clienti vicini, sono due cose che non è detto che siano proprio sempre combaciabili. Quindi il nostro obiettivo è un po' ottimizzare queste due variabili in modo da ottenere il risultato che riteniamo più efficace per quelle che sono le caratteristiche del nostro portafoglio prodotti, clienti e della nostra area geografica. Da ultimo, direi la capacità, la flessibilità di saper adattare il nostro lavoro quotidiano a quello che ci succede ogni giorno, no? Perché girando da nessuna parte come per strada è facile avere degli imprevisti, avere degli incidenti, avere qualsiasi cosa, dei clienti che ci rimandano un appuntamento che hanno fissato e confermato già diverse volte, e quindi riuscire a riorganizzare le priorità e il programma che ci siamo fatti per quella giornata nel momento in cui incorre qualche incidente è fondamentale e ci consente appunto di tirare fuori il massimo da quella che è la giornata lavorativa. Compiuta questa analisi preliminare e importante per capire quante cose dobbiamo considerare nella costruzione del nostro giro visite, con la prossima lezione ci occuperemo del giro visite propriamente detto e vi proporrò sempre in un nuovo file Excel un modello che io ho utilizzato per costruire il giro visite, da cui potrai prendere le cose che ti interessano per sviluppare poi il sistema che è più adatto per te. Ti auguro buon lavoro, ciao!